Buongiorno a tutti. Allora, l'avventura di oggi si svolge in Tuscia. In particolare mi sto recando in questo momento, è mattina, diciamo per me relativamente presto, mi sto recando a Blera. Blera è un bel paesino a sud di Viterbo, bello, adesso è da vedere, comunque sicuramente ho visto alcune foto, è molto interessante, è molto carino, però soprattutto da questo paese, così come da un altro paese si chiama Barbarano, partono numerosi sentieri nella gola del Biedano. È una gola che ha un sacco di storia, dove si possono trovare moltissime mole, diciamo almeno 4, almeno in questo tratto che sarà oggetto della visita di oggi, e di fianco a questa gola c'è una vecchia ferrovia abbandonata, che è la ferrovia di Civitavecchia Capranica, vecchia ferrovia che adesso è in disuso, però ci sono delle bellissime stazioni molto suggestive e c'è un percorso che si può fare. Oggi noi faremo solo un piccolo pezzo e soprattutto non andremo sulla ferrovia, quindi ci concentreremo in particolare su due punti interessanti. Uno è l'ennesimo Ponte del Diavolo, va bene, che è un ponte romano, sono i resti di un ponte romano molto carino, almeno sempre dalle foto che ho visto, quindi vedremo un po' se sarà fotograficamente interessante anche per me, e una delle 4 mole che per me anche quella è molto interessante, perché se c'è sufficiente portata d'acqua attraverso la mola ci passa il fiume, si crea un piccolo lago, e anche quello potrebbe essere fotograficamente molto ma molto interessante. Poi vedremo se il tempo consentirà di proseguire nella camminata oppure se sarà il caso di rientrare, però questo è quello che succederà oggi, almeno il programma di oggi. A margine di questo volevo fare i miei più sentiti complimenti al comune di Blera, perché nonostante sia un paese che può attirare del turismo, sia appunto per ciò che andremo a visitare oggi, sia per il paese in sé, l'amministrazione nel tempo non ha avuto la brillantissima idea non dico di creare un'area sosta per camper, perché quella sarebbe fantascienza nel nostro paese, soprattutto in quest'area, fantascienza, non è che ci possiamo sprecare a fare strutture ricettive per questo tipo di turismo. Diciamo che non sono interessati a ricevere persone che possano dormire lì, che possano mangiare lì e che possano comprare lì, ma non c'è neanche un parcheggio. Quindi adesso sto andando un po' all'avventura, sperando di trovare un punto in cui mollare il camper per poi iniziare l'escursione. Quindi io dico, comune di Blera, un prato, no? Fatelo, lo adibite a parcheggio comunale, dove possono accedere macchine, autobus, camper, e possono visitare il vostro paese. Diversamente, diciamo che oltre a rinunciare a una fetta di turismo, dimostrate una credibilità che insomma si commenta da sola. Comunque, ci ho detto, vado a cercare il posto, un parcheggino dove buttare il camper, e ci vediamo tra poco. Allora, questo è il ponte che da Blera va verso Monteromano. Chiaramente non è questo il Ponte del Diavolo, però è da qui che inizia l'escursione, speriamo, perché devo vedere bene. Però devo dire abbastanza impressionante, molto alto, e
diciamo che per chi soffre di vertigini non è proprio il massimo. Ci vediamo tra poco. Ecco che cominciamo la discesa verso il greto del fiume e quindi verso la prima tappa, che è il Ponte del Diavolo. Bellissima questa via scavata, è come entrare in un altro mondo, come al solito. Effettivamente la Tuscia in molti posti regala queste sorprese incredibili. Comunque, proseguiamo. Allora, scendendo verso il Ponte del Diavolo ci si imbatte in questo fontanile scavato nella roccia, molto suggestivo devo dire, e quindi ho pensato che questo fosse il primo soggetto della giornata. L'ho esplorato da 3 prospettive diverse, quindi la prima classica, una foto d'insieme che poi probabilmente taglierò 16 noni, no? Per dare una maggiore ampiezza alla foto. Poi invece, siccome un altro tema di questa uscita è l'autunno, perché siamo ai primi di ottobre, e quindi ho ripreso in primo piano questo tavolo ricoperto di muschio e anche con le foglie secche cadute sopra, che praticamente conduce l'occhio di chi guarda verso l'effigie della Madonna, e quindi qui si ha sia, diciamo così, l'elemento sacro sia l'elemento dell'ambientazione autunnale della fotografia. L'ultima invece inquadratura che ho fatto è da questa posizione qui. Praticamente ho preso in primo piano la fontana, il fontanile, e poi che appunto attraverso il muro, che è un'altra linea di fuga, conduce verso l'area di sosta e di ristoro. Quindi sono foto, diciamo, niente di particolare, niente di trascendentale, però mi rendo conto che ultimamente tendo un po' a fare foto un po' da cartolina, quindi in questa uscita mi voglio anche sforzare a trovare delle prospettive nuove che possano evidenziare certi elementi, perché la nuova prospettiva, cioè le prospettive diverse, oltre a dare una visione d'insieme, no? Se uno fa una foto d'insieme, chiaramente la visione d'insieme, ma avere una prospettiva diversa aiuta a evidenziare determinati particolari che diversamente verrebbero persi nell'immagine oppure non verrebbero proprio considerati. Va bene? Quindi adesso continuo nella mia esplorazione. È un bel posto sicuramente, secondo me l'autunno è il momento migliore, anche se probabilmente proprio il suo picco lo darà più avanti, perché ancora ci sono foglie verdi, insomma non siamo ancora nell'autunno pieno, però vediamo che cosa ci riserva questa gita.
Allora, il tratto di bosco che abbiamo appena fatto in realtà è il vecchio tracciato della via Clodia, che appunto finisce poi sul ponte qua davanti e poi continua di là verso Blera, va bene? Quello là in cima è il ponte dove eravamo prima. Ora, che dire, il percorso, quello che ho fatto io, probabilmente è il più breve, però è anche molto molto accidentato e ci sono dei passaggi molto difficili che poi io non ho neanche ripreso perché appunto ho dovuto far leva sulle mie fidate bacchette. Adesso valuto se al ritorno continuare sul sentiero classico, che però porta alla cima del paese, quindi poi c'è un bel po' di strada da fare nel paese, oppure se riprendere la via del bosco. Comunque adesso trovo un punto decente per riprendere il ponte, lo attraverso e ci vediamo tra poco. Allora, parliamo di fotografia. Questo ponte, almeno per come l'ho visto io, ha due prospettive. La prima è questa. Qual è l'interesse di questa fotografia? È quella di avere il passato e il presente in un'unica inquadratura. Il problema di questa fotografia è che è molto contrastata perché ci sono pezzi in ombra, poi c'è il ponte molto luminoso, un cielo azzurrissimo, quindi penso che questa fotografia la trasformerò in bianco e nero, appunto per trarre vantaggio da questi contrasti molto accentuati, però non è detto. Invece dall'altro lato il ponte, che peraltro fa una specie di arco e secondo me era più largo, poi una parte è sicuramente crollata perché la strada lì, capito, è il doppio del ponte, per cui se diciamo così, la spalla del ponte è il doppio, vabbè, comunque probabilmente era così. Qui dall'altro lato, quindi il ponte, diciamo così, era più evidente sulla foto, era più in primo piano, però a un certo punto quella parte lì, illuminata dal sole, ha cominciato a rilasciare l'umidità sotto forma di vapore acqueo e quindi si è creata questa nebbiolina bellissima, ho fatto svariate foto e il problema però è che avendo il sole sempre più o meno diretto nell'inquadratura si sono creati degli artefatti che appunto sono quasi inevitabili quando si fotografa avendo il sole di fronte e quindi si sono creati questi raggi colorati che dipendono effettivamente dalla rifrazione della luce del sole nei vari elementi dell'ottica. Per cui ho provato a spostarmi un po', ho provato a mascherare un pochettino questo sole, non so se ci sono riuscito, ma in ogni caso poi vedrò in Photoshop, così come vedrò in Photoshop se anche in quell'altro lato mantenere la foto a colori oppure trasformarla in bianco e nero. Tutte e due le foto, vista la luminosità della scena, le ho fatte senza treppiedi, a mano libera. Questa è un'altra cosa che è importante, non sempre è necessario il treppiede. Il treppiede è necessario quando o i tempi di scatto sono troppo bassi e quindi verrebbe una foto mossa, o quando li voglio io bassi, quindi quando riprendo una cascata, quando voglio riprendere il movimento dell'acqua e quindi impongo io un tempo di scatto alto mettendo dei filtri ND e quindi anche in quel caso si serve il treppiede, oppure quando non sarebbe necessario come in questo caso, però voglio un'inquadratura, voglio una composizione molto precisa
è anche comoda e quindi il treppiede aiuta sicuramente in questo. Però devo dire che ultimamente io comincio anche a fotografare spesso a mano libera perché sicuramente è più comodo e meno complicato tutta la preparazione. Comunque adesso proseguiamo nella nostra avventura e vediamo che cosa ci riserva.